Nel 1975, l'anno della 312T, la Ferrari aveva già acquisito una lunghissima esperienza sui motori 12 cilindri che dal 1947 equipaggiavano le rosse di Maranello, a cominciare dalla 125S, nonché gran parte della produzione di serie. Nel 1969 faceva il suo esordio un 12 cilindri a V di 180 gradi, cosiddetto boxer, e 2000 di cilindrata, che fu il precursore del più famoso 3000 cm3. Questo motore fu installato su una 212E, vettura sport barchetta usata dalla Ferrari per le gare in salita, allora una specialità molto in voga tra le auto a ruote coperte, insieme al campionato mondiale Marche. È nel 1970 che un 12 cilindri boxer venne installato sulla 312B, dove la B finale della sigla sta appunto a significare boxer. Fu veramente un motore originale per la concezione del manovellismo, oltre a tanti altri accorgimenti. Questo è stato un motore di grande successo per la Ferrari in Formula 1 e non solo. Iniziò la sua carriera appunto nel 1970 con 430 cavalli a 11.600 giri al minuto, fino ad arrivare a 470 cavalli nel 1974 e 495 cavalli nel 1975, con punte di 515 cavalli dichiarati. Anche il numero di giri al minuto dichiarati raggiunsero punte di 12.000 giri al minuto e 2.991 cm3 di cilindrata. L'architettura di questo motore poneva come obiettivo essenziale quello di voler abbassare il più possibile massa e quindi il baricentro dell'intera vettura e conseguentemente migliorarne il comportamento dinamico in termini di tenuta di strada. La distribuzione era di tipo bialbero a camme in testa con 4 valvole per cilindro, iniezione indiretta di tipo meccanico della Lucas, mentre l'accensione elettronica singola Dynoplex della Magneti Marelli, la prima accensione Dynoplex con limitatore di giri. In questa ripresa possiamo vedere il trasformatore, la bobina e il limitatore di giri. Questa era la famosa Dynoplex. Pur derivando dalla B3 del 1974, la 312T aveva una configurazione piuttosto innovativa in quanto alla disposizione dei radiatori per il raffreddamento dell'acqua disposti anteriormente in posizione obliqua e per il raffreddamento dell'olio disposti posteriormente anch'essi in posizione obliqua. Qui nel disegno possiamo osservare la disposizione dei due radiatori, dei 4 radiatori, 2 anteriori per il raffreddamento dell'acqua e 2 posteriori per il raffreddamento dell'olio con i relativi serbatoi. Collocare i radiatori dell'acqua in quella posizione fu necessario, a differenza di molte altre monoposto dell'epoca, in quanto il muso della macchina fu impegnato esclusivamente per migliorare l'aerodinamica con l'installazione di un alettone a tutta lunghezza in luogo dei classici baffi anteriori. Ciò ne determinò una buona efficienza aerodinamica soprattutto nell'anteriore.
Posteriormente, all'interno del supporto dell'alettone troviamo il radiatore per il riscaldamento dell'olio del cambio. La frizione era di tipo multidisco. Nel supporto dell'alettone possiamo notare anche il collocamento della batteria. Punto forte di questa Formula 1, dal quale prende il nome parte della sigla, è la disposizione trasversale del cambio, collocato anteriormente rispetto all'asse posteriore. Anche questa originalissima soluzione e posizione renderà questa vettura una tra le più vincenti e titolate nella storia della Ferrari, tenuto conto anche delle successive T2, T3 e T4. Come vedete, il cambio è disposto in maniera anteriore rispetto all'asse delle ruote. Possiamo vederla in questa posizione. Qui sono i freni laterali, i coltelli della barra antirollia e il motore. Questa soluzione del cambio della Ferrari non fu la prima. Già nel 1954 ne fu adottato uno per la Lancia D50 di Formula 1 e fu progettato da Vittorio Jano, allora progettista della Ferrari. Anche la disposizione di questo cambio a 5 marce, più retromarcia, contribuirà alla buona distribuzione dei pesi, anche se il motore boxer non sarà più la situazione ideale quando dal 1980 l'esasperata ricerca dell'effetto solo cambierà l'aerodinamica complessiva delle Formula 1, tanto da liberare completamente, se così si può dire, le zone laterali posteriori per sfruttare al meglio la sezione a quel punto divergente e per sfruttare l'effetto Venturi. Questo è lo sketch del cambio trasversale della Ferrari. Come vedete è molto compatto, i fori che vedete posteriormente servono per l'attacco delle pinze posteriori dei freni. Le sospensioni anteriori sono del tipo a quadrilateri deformabili con molle ed ammortizzatori obliqui interni, azionati superiormente da un bilanciere, il quale è collegato al telaio attraverso un puntone di reazione. Sempre superiormente, il bilanciere agisce su una barra stabilizzatrice attraverso un tirante collegato ad uno dei coltelli della barra stessa. Questa è la barra e questo è il tirante che agisce sui coltelli. Diciamo che per l'epoca la sospensione era abbastanza vincolata e abbastanza precisa, perché oltre ad avere questo puntone di reazione aveva anche questi tiranti collegati praticamente a questa parte del telaio e il triangolo inferiore con i suoi attacchi inferiori. Questi sono gli ammortizzatori.
diciamo si rivelò una soluzione piuttosto efficace. Posteriormente troviamo molle ed ammortizzatori obliqui collegati ad una traversa superiore. Anche qui le sospensioni sono di tipo a quadrilatero deformabile con puntone di reazione collegato al portamozzo ed al telaio. Qui vediamo la parte inferiore con i quadrilateri inferiori attaccati parte al cambio e parte al telaio. Questa è la traversa superiore ancorata al telaio, gli ammortizzatori obliqui interni, eccoli qui, e poi questa barra che va dal portamozzo posteriore fino al telaio, il famoso puntone di reazione. Poi c'è questa bielletta di collegamento che collega la sospensione al portamozzo. Diciamo che prima, a differenza dei triangoli di superficie più ampia come ci sono oggi, c'era questo classico puntone di reazione appunto che collegava la massa non sospesa, cioè diciamo il portamozzo, al telaio. Questa è tutta la barra, questo è l'ammortizzatore e questa è la traversa che collegava, diciamo, le due sospensioni, ancorata, come vedete, al cambio. Questi sono i coltelli che collegano la barra stabilizzatrice al triangolo inferiore e questa è la bielletta di collegamento. Questo è il coltello. Le ruote. I cerchi sono da 13 pollici, sia anteriori che posteriori, mentre i pneumatici hanno una larghezza di 9 pollici e 20, che sono circa 233 mm, e un diametro di 20 pollici, gli anteriori, e 16 pollici e 20 di larghezza per un diametro di 26 pollici, quelli posteriori. Nel 1975 i pneumatici avevano già subito una serie di cambiamenti dimensionali dovuti all'ottenimento di migliori prestazioni per sopperire alle sollecitazioni dei carichi verticali e orizzontali o laterali. Tanto è vero che nel 71 si cominciò a ridurre i diametri esterni dei pneumatici fino a portarli a 20 pollici. Si è tornati poi a diametri da 22 pollici, 559 mm circa, rendendosi conto che forse era meglio avere una correzione al comportamento del pneumatico ai carichi laterali, aumentandone l'altezza della spalla o del fianco. Nel 1974 la Goodyear prese definitivamente la strada dei diametri maggiori da 26 pollici per le ruote posteriori, proprio per ottenere una minore rigidità dei fianchi e della spalla del pneumatico. Un cenno storico. Le gomme slick nacquero nel 1969 ad opera della Dunlop ed introdotte definitivamente nel 1971. Ciò migliorò l'incremento delle accelerazioni laterali nonché la diminuzione degli angoli di deriva, ovviamente su superficie asciutta. Ricordiamo che la Ferrari l'anno prima sfiorò il titolo mondiale con la B3 e con Clay Regazzoni, concludendo il campionato a 52 punti contro i 55 di Emerson Fittipaldi, che vinse il titolo con la McLaren M23. Nel 1975 la 312T vinse il mondiale con Niki Lauda, che ottenne 64,5 punti contro i 45 di Fittipaldi. Regazzoni concluse al quinto posto con 25 punti.
La Ferrari quell'anno vinse anche il campionato costruttori con 72,5 punti. Lauda vinse 5 Gran Premi su 14 disputati, fece 9 pole position e 6 giri veloci, merito anche di una grande squadra e di una grande macchina. L'attribuzione dei punti allora era 9 punti per il primo classificato, 6 per il secondo, 4 per il terzo, 3 per il quarto, 2 per il quinto e 1 per il sesto. Il regolamento tecnico di quell'anno prevedeva motori aspirati da 3000 cm3 o 1500 con compressore, peso minimo con acqua e olio senza carburante 575 kg, serbatoio di sicurezza per la benzina con capienza non superiore a 250 litri, carburante di tipo commerciale. Se il dittatore è pretendere dagli altri